In the United Kingdom, there's recently been a study done with young children in school. Ed è stato condotto proprio uno studio sui bambini molto piccoli nel suo paese. Siamo in compagnia di Daniela Marrocco, coach e trainer di PNL, e della dottoressa Kathleen Long, che viene da Glasgow ed è esperta in scienza dell'estetica. So Kathleen, which is the point of your speech today? You're going to speak in a few hours, so people wants to know what's the focus of your speech. The focus of my speech will initially be around some of my cosmetic patients who come to me. I'm very specific about what I will and will not do with them because I feel that a lot of advantage is taken of them, particularly in our current culture, to make people change even if they don't want to change their physical appearance. So it has to be a certain type of patient before I'll accept them. But I'm very struck by the number of, and it is mainly women, although there are more men now, seeking aesthetic treatment. I'm very struck by how many of them have a lot of sadness in their adult life and also sadness in their childhood. And because I have 3 different dimensions to me, I do general practice and I also do hypnotherapy and also do some NLP and some personality work. I can do the cosmetic side from a very different angle and look after, I suppose the language these days would be the whole patient, and that's very important to me. And quite often I will see the patient a few times and then they don't need to come back to me. And that's a good thing. Not because they don't like me, but because they feel that they don't need it anymore. And so I'm not a very good businesswoman. Ok, traduco un attimino perché il suo intervento avrà a che fare proprio su dei casi specifici che lei tratta, in particolare di donne, perché siamo qui per Voci di Donne naturalmente, ed occupandosi di medicina estetica. Kathleen spesso e volentieri ha nel suo studio persone che vanno da lei per modificare o hanno problemi con la loro apparenza, la loro fisicità. Il fatto di avere delle grandi specificità non solo da medico ma anche di ipnotista, di genoplasticista, di PNLista, quindi di ipnotista anche, quindi ha diverse prospettive da cui tratta la medicina e l'approccio con l'essere umano, in questo caso con le donne, la aiuta proprio a risolvere anche dei vissuti interiori. Quello che lei ha notato, quello che lei ha potuto vedere nella sua esperienza, in particolare nei casi che porta, è che molto spesso la non accettazione della propria apparenza viene da una tristezza che le persone si portano dietro da molto tempo, probabilmente provocata addirittura dall'infanzia, e quindi lei cerca proprio di aiutare queste persone a risolvere da più punti di vista la loro situazione, quindi non solo dal punto di vista estetico, di modo che non debbano più tornare da lei. E sorrideva sul fatto che evidentemente non perché non le piaccia il dottore in questo caso, ma perché non hanno più bisogno di andare dal dottore, e in questo lei si diceva forse non sono una grande donna d'affari da questo punto di vista, perché poi effettivamente risolvono il problema. Quindi possiamo ritenere la medicina estetica veramente una disciplina trasversale che comprende varie branche, anche la psicologia, cioè per capire da dove viene il bisogno e dove vuole andare la persona. Forse questo è il miglior modo per interpretarla? So aesthetic medicine in this perspective is a different approach because you have a psychological side that you put on your approach, and you focus on, this is a question really, and you focus on solve something else which is not only appearance. It's a gradual process because quite often the people who come don't open up, I just want this done, but they always open up eventually, even people who are very adamant that there is no other problem. There are some people who purely get it done because I don't like this scar or I don't like this, but for instance a scar on a face can quite often be tied to an incident like a relationship that's gone wrong where the woman has been beaten, like the previous presenter was saying. And when they look in the mirror, because the mirror's so powerful and we look in it all the time,
You know, there's mirrors in cars, there's mirrors in the morning when you wake up. These people see not only the scar in the morning, it becomes the biggest part of their face, but it also brings back all the emotion, and quite often it's negative emotion tied into the scar. And that's where you can really get in and talk to the people and change their perception, not only of the scar, but also of the emotion. And if you make a small change, even to the scar from a cosmetic point of view, what I said to you earlier was that every emotion has a physical representation. This scar represents an emotional representation, and if I can change that slightly, I can quite often effect quite a big change to the emotion. They've taken control of the scar and the emotion. È molto bello quello che ha detto Kathleen, perché molto spesso le persone partono soltanto dal punto di vista fisico. Per esempio, quando hanno una cicatrice sul viso, spesso e volentieri questa cicatrice sul viso viene fuori da un incidente che loro hanno subito, quindi insieme alla cicatrice ricordano la storia attraverso cui quella cicatrice si è formata, e per quanto piccola, spesso guardandosi allo specchio, perché siamo invasi da specchi ed è un strumento molto potente che lei utilizza ovviamente nel suo lavoro, ma anche noi nel nostro quotidiano, quella cicatrice assume forse una valenza molto più grande di quella che effettivamente è fisicamente. Allora cosa fa lei? Nel momento in cui le persone arrivano nel suo studio, la cosa importante è che lei cerchi di trovare un canale di comunicazione, quindi di farle aprire, perché anche le persone che non si aprono, dice Kathleen, effettivamente poi nel tempo tendono ad aprirsi, e lavorando in maniera costante sulla cicatrice dal punto di vista fisico, in qualche modo, e per lei non è qualche modo ma è un modo abbastanza focalizzato, riesce anche a modificare la percezione che deriva dal trauma che ha causato poi quella cicatrice, quindi c'è sempre un collegamento tra le due cose. Quindi rimuovere le cicatrici fisiche per rimuovere anche le cicatrici psichiche o psicologiche. Giusto? In a way, to remove physical scars means remove physical and emotional scars too, in a way. In a way, it's not so much removing, because you never remove it. What you do is you change the perception. It no longer, like the scar doesn't become the biggest feature on their face, the emotion doesn't become the biggest emotion in their life, so you change it and shrink it, make it smaller. La cosa interessante è che purtroppo non si possono, per quanto si possano rimuovere quelle fisiche e quelle emozionali, non si possono rimuovere. Quello che si può fare è che facendo scomparire, se è possibile ovviamente, o riducendo quantomeno la cicatrice, usando la metafora fisica, in qualche modo modifichiamo anche la cicatrice emozionale, nel senso che non è più prevalente nella visione la cicatrice, non è più prevalente quell'emozione di quella cicatrice dentro di noi, e quindi abbiamo la possibilità di provocare un cambiamento e un miglioramento. Grazie a Daniela Marrocco e alla dottoressa Kathleen Long, e vi auguro buon lavoro e grazie. Grazie.